Benvenuti a tutti. Leggiamo insieme i fondamenti di psicologia normale e anormale del dottor Barissidis, pubblicati nel 1914. Barissidis è il padre di William James Sidis e lo leggo perché spero che contribuisca a dare un apporto logico di chiarezza nel pensiero e nella scrittura a chiunque ascoltasse, oltre a dare un indizio importante nella storia dello sviluppo della psicologia. Cominciamo. Prefazione. In questo volume ho tentato di formulare i presupposti fondamentali e i principi fondamentali che sono alla base della psicologia normale e anormale. Ogni scienza, matematica, fisica o biologica, ha i suoi postulati a fondamento della propria struttura. Anche la psicologia, in quanto scienza, ha i suoi presupposti, che devono essere formulati con chiarezza. L'obiettivo della prima parte di questo volume è quello di svelare i concetti e le ipotesi principali che costituiscono la base dello studio dei fenomeni mentali. In tutto il campo delle scienze si riscontra un vasto movimento per la ricerca di concetti fondamentali e per l'approfondimento di tali concetti. Persino una scienza esatta come la matematica ha avvertito questo spirito di analisi dei suoi presupposti fondamentali, assiomi e postulati. Uomini come Lobachevsky, Bolyai, Riemann e altri hanno dato il via a questo movimento e numerosi matematici hanno recentemente seguito le loro orme, con il risultato di ampliare gli orizzonti e di aprire regioni inesplorate. Lo stesso si riscontra nel caso delle scienze fisiche, la fisica, la meccanica, la chimica. Mach, Poincaré, Ostwald, Pearson e altri hanno contribuito a questo spirito di indagine nel campo delle scienze fisiche. Questo spirito di ricerca si è recentemente intensificato in modo particolare con le rivoluzionarie scoperte di corpi radioattivi. Conosciamo il grande movimento che ha travolto le scienze biologiche, sociologiche ed economiche sotto l'influenza della teoria dell'evoluzione. Lo spirito di libera ricerca sui concetti fondamentali ha contagiato tutte le scienze. In tutto il dominio del pensiero umano si percepisce questo soffio ringiovanente e rinvigorente del nuovo spirito rivoluzionario. Filosofia, etica, estetica, storia, diritto, economia, tutte sono state risvegliate dal loro lungo sonno secolare. Ogni scienza è stata scossa dalle fondamenta da questo possente movimento. Persino uno studio arido come la logica ha sentito la brezza vitale dello spirito indagatore dei tempi moderni. In questo volume cerco di esaminare in modo elementare i fondamenti della psicologia normale e anormale. Ciò è tanto più necessario in quanto fisiologi, biologi, chimici e, più recentemente, studiosi di psicologia comparata, una scienza che si colloca al confine tra psicologia e biologia, tendono a incursioni nella psicologia propriamente detta, privilegiando concetti meccanici o puramente fisiologici, a scapito, se non addirittura a escludere completamente, i processi mentali. Questa tendenza all'eliminazione della vita psichica attraverso processi meccanici o inconscio si osserva anche negli scritti di alcuni studiosi della psicopatologia. Essi ritengono che sia nell'interesse della scienza rigorosa esprimere, dove possibile, gli stati mentali in termini di cambiamenti fisici. Infine, si raggiunge uno stadio in cui ogni coscienza viene completamente eliminata a favore dei processi fisiologici o inconscio. La psicologia viene così trasformata in una branca della fisiologia o della biologia. Ancora una volta, filosofi e metafisici sono inclini a intromettersi nel dominio della psicologia, poiché quest'ultima è da loro considerata, da tempo immemorabile, una preda legittima, in quanto il loro dominio si trova ai margini della vita mentale. Nell'interesse dei sistemi metafisici, i filosofi tentano di sottomettere la psicologia ai propri scopi speculativi. La mentalità popolare tende a considerare la psicologia come qualcosa di mistico e a identificarla con ogni tipo di cura basata sulla fede, sullo spiritismo, sulla telepatia, sulla telestesia e sul tabletop beating. Nota personale. Qualcuno di voi ha sicuramente visto un film dove c'è una tavola Ouija, si chiama. Sono quelle tavole sulle quali sono scritte le lettere
e a volte anche delle sillabe come sì, no, e delle persone mettono la mano su un'altra piccola tavoletta posta sopra la prima e questa piccola tavoletta ha un foro così che spingendo con le mani la piccola tavoletta va a mostrare solamente determinate lettere attraverso il foro. Idealmente sarebbe lo spirito che guidando le mani di chi partecipasse a questa seduta spiritica vorrebbe intendere che con quelle lettere lui desidererebbe comporre il proprio messaggio. C'era nella Francia dell'Ottocento un fenomeno simile, dove c'erano tavoli rotondi, le persone si disponevano in cerchio e poi qualcuno leggeva ad alta voce, lentamente, una alla volta, le lettere dell'alfabeto. Le persone mettevano le mani sul bordo del tavolo e quando lo spirito voleva intendere che con una certa lettera voleva comporre il suo messaggio, allora il tavolo si inclinava. È interessante vedere come Michel Faraday, il famoso chimico inglese, ideò una macchina per far vedere che questo in realtà era un fenomeno, come veniva detto allora, ideomotorio, vale a dire che inconsapevolmente le persone, quando volevano che uscisse una certa lettera, muovevano le mani e facevano uscire una determinata lettera. Per un riferimento a un'altra figura interessante di mentalisti, maghi, illusionisti che poi hanno dedicato la vita a smascherare i truffatori, io vi invito a vedere la biografia di Joseph Dunninger, una persona molto interessante, nato in America, a New York, a fine Ottocento. Continuiamo con Barissidis. È un peccato che persino medici di fama, a causa della scarsa conoscenza di argomenti e ricerche psicologiche, siano inclini a guardare con sospetto la psicologia e a identificarla con credenze religiose e con il lato più oscuro delle manifestazioni spiritiche. Ancora più complicata è la situazione in cui si trova lo psicologo rispetto alle recenti affermazioni di alcuni psicologi di avere raggiunto risultati di rilievo per il diritto, l'industria e la riforma dei mali sociali. La richiesta dei risultati pratici in psicologia è dovuta allo spirito industriale dei nostri tempi, uno spirito che richiede risultati immediati, tangibili o esprimibili in dollari e centesimi. Lo psicologo serio dovrebbe ripudiare tale psicologia industriale e aziendale, per la semplice ragione che una tale psicologia è immaginaria. In altre parole, una tale psicologia non esiste. Un venditore esperto, un uomo d'affari intelligente, sa infinitamente di più sugli affari e su come ottenere i migliori risultati da certe combinazioni di tutti gli psicologi con i loro esperimenti di laboratorio, le loro statistiche artificiali e i loro puerili e banali arrangiamenti sperimentali, che danno risultati non meno banali e privi di significato. Le affermazioni degli psicologi sull'efficienza industriale che la psicologia può offrire sono estremamente ridicole. Ci si può ben aspettare che l'astronomo affermi che l'astronomia possa fornire spunti su come condurre con successo una campagna politica. In realtà, lo psicologo non ha nulla da dire in materia di pubblicità, industria e affari, se non banalità espresse con tutta la pomposità dell'autorità accademica. L'efficienza industriale non appartiene al dominio della psicologia. Ci si può anche aspettare che lo psicologo comparato offra spunti pratici sull'efficienza delle mucche nel produrre latte o sull'efficienza delle galline nel deporre le uova. Il successo della pubblicità è una questione di uomini d'affari esperti e non di psicologi accademici che hanno da offrire solo banalità. Dobbiamo protestare una volta per tutte contro quegli psicologi che affermano di avere grandi verità psicologiche da rivelare a imprenditori, produttori e operai. Confido che sia gli imprenditori che gli operai abbiano abbastanza buon senso da prendere tali verità psicologiche per quello che valgono realmente. Lo psicologo comune capisce poco della vita aziendale, non sa quasi nulla della vita dei lavoratori ed è tristemente ignorante delle questioni economiche. Le affermazioni psicologiche aziendali sono illusorie. Prima, l'imprenditore pratico impara questo fatto, meglio è per lui e anche per l'attento ricercatore psicologico. Nota mia personale, in quegli anni si stava sviluppando la prima tendenza editoriale verso il genere oggi noto come self-help, in particolare in America. Chiudo questa nota. Continuiamo con Barissidis. La psicologia sta appena emergendo dalle sue fasi metafisiche e teologiche, come direbbe Auguste Comte. Sta appena entrando nel cerchio delle scienze sorelle. Attualmente si trova in uno stato simile a quello della fisica
del XVI secolo. Lo psicologo dovrebbe dichiarare francamente e apertamente di non poter assistere l'uomo d'affari e il produttore più di quando il matematico con la sua geometria non euclidea o il logico con la sua algebra logica possano contribuire alla soluzione dei grandi problemi del capitale e del lavoro. Possiamo trarre qualche spunto dalla psicologia normale nella sua applicazione al trattamento medico delle malattie nervose e mentali. Ciò è del tutto naturale, poiché la psicologia normale si basa essenzialmente su studi clinici e sperimentali sulle malattie mentali. L'affermazione, tuttavia, che la psicologia possa fornire indicazioni per le vocazioni della vita o per il mondo degli affari e dell'industria è del tutto infondata. Nota di nuovo personale sono gli MBTI, che oggi sono noti come i test della personalità, con le 4 lettere che significano le varie funzioni junghiane e in maniera un po' più becera e grezza il fatto di essere estroversi o introversi, di basarsi più sul sentimento, sul pensiero e così via. Barissidis si sta riferendo a questo, cioè al fatto che questi test non hanno una validità scientifica basata su esperimenti clinici oggettivi. Fine della nota, continuiamo. Lo stesso vale per la pseudopsicologia pratica che ha invaso la scuola, il tribunale, la prigione e l'ufficio immigrazione. I test di intelligenza sono sciocchi, pedanti, assurdi e grossolanamente fuorvianti. In questo volume non ho discusso l'aspetto pratico della recente psicologia quasi aziendale, perché tali affermazioni non sono altro che una trappola e un'illusione. Naturalmente non mi aspetto che questo mio avvertimento sul carattere fuorviante della psicologia applicata venga accolto con favore. Nota aggiungerei perché è troppo remunerativo fare il contrario. Fine della mia considerazione. Attualmente stiamo assistendo a un'epidemia di psicologia pratica o applicata. Tuttavia, la gente si sveglierà dai suoi sogni psicologici e si renderà conto che la psicologia applicata non è altro che un incubo. Quanto avevi torto, Baris, purtroppo. Sono pienamente consapevole del fatto che la mia attuale protesta attirerà su di me l'ira e i duri attacchi di molti psicologi, ma spero sinceramente che alcuni degli psicologi più seri mi sostengano nella mia attuale affermazione. Tanto per parlare dei limiti pratici della psicologia, nel discutere gli aspetti teorici della psicologia e nel tentativo di evidenziarne i limiti, ho dovuto toccare problemi di natura ultrapsicologica, ma era inevitabile. Era necessario farlo per spianare la strada e vedere la conformazione del terreno. Non ho dubbi che si troveranno numerose lacune nei fondamenti, così come vaghezza nella definizione dei postulati principali dei principi psicologici. Sarò pienamente soddisfatto se questo volume stimolerà altri a lavorare meglio nella stessa direzione. La seconda parte di questo lavoro riguarda la mia teoria della coscienza del momento. Questa teoria fu da me avanzata circa 16 anni fa nel mio Psicologia della suggestione. Fu poi ulteriormente accennata nel mio Personalità multipla, ma non l'avevo esposta in modo così chiaro come ho fatto in questo volume. Posso aggiungere che quando William James lesse la teoria né La psicologia della suggestione, mi disse di averla trovata preziosa e mi esortò a svilupparla più dettagliatamente. La teoria della coscienza a momento offre una visione generale della natura dello sviluppo della coscienza, dalla coscienza riflessa a quella riflessa composta e alla coscienza istintiva, fino a raggiungere la forma più elevata di coscienza, quella dell'autocoscienza. La coscienza e l'adattamento dell'individualità psichica o dell'organismo all'ambiente esterno sono considerati non solo da un punto di vista psicologico, ma anche biologico. La coscienza, nel corso del suo sviluppo, è presentata in una serie di stadi e tipi, ciascuno dei quali conduce allo stadio e al tipo successivi, superiori e più complessi. Questo non significa che il tipo superiore sia incluso in quello inferiore. Dobbiamo supporre variazioni mentali spontanee o mutazioni psichiche, cosicché mentre gli stadi e i tipi sono disposti in una serie progressiva del loro sviluppo e complicazione, allo stesso tempo differiscono qualitativamente nel tipo di vita mentale. Posso aggiungere che la maggior parte delle idee sviluppate in questo volume sono state formulate da me circa 14 anni fa e poi ritoccate di tanto in tanto. Alcuni capitoli, con alcune modifiche, sono stati pubblicati da me su diverse riviste di psicologia e medicina. Baris Sidis, Istituto Psicoterapeutico Sidis, Portsmouth, New Hampshire, gennaio del 1914.
Procediamo con il primo capitolo. Il primo capitolo si intitola Psicologia come una scienza. Presumiamo che il lettore consideri la psicologia una scienza. Tuttavia, una cosa è etichettare una disciplina come scienza, un'altra è comprendere chiaramente in che senso il termine scienza venga utilizzato nel caso della psicologia. Una chiara comprensione della natura della scienza è qui di particolare importanza, data la posizione peculiare che la psicologia occupa nella gerarchia della conoscenza umana. È quindi auspicabile definire il significato di scienza prima di procedere alla discussione dell'oggetto della psicologia. La scienza è la descrizione dei fenomeni e la formulazione delle loro relazioni. La scienza descrive i fatti e formula le loro relazioni in leggi. Il compito della scienza è innanzitutto formulare fatti appartenenti allo stesso tipo e poi generalizzarli, ovvero esprimere la loro relazione generale con un'unica formula onnicomprensiva, nonostante le numerose varianti individuali dei fenomeni. Così in geometria, forse la più antica di tutte le scienze, molti fatti isolati e importanti erano già noti alle nazioni semicivilizzate dell'antichità, ma ci volle lo spirito razionalista della mente greca per classificare e generalizzare i fatti in teoremi, leggi dello spazio. Molte proprietà importanti del triangolo rettangolo, ad esempio, erano già note agli antichi Caldei ed Egizi. Sapevano che se in un triangolo rettangolo i due cateti sono rispettivamente 3 e 4, l'ipotenusa deve essere 5 e così via. In altre parole, conoscevano solo fatti concreti, ma ciò che mancava loro era proprio l'aspetto scientifico. Ci volle un Pitagora per scoprire che in tutti i triangoli rettangoli la somma dei quadrati dei due lati è uguale al quadrato del terzo. Indipendentemente dalle dimensioni del triangolo, indipendentemente da quanto siano diverse le lunghezze dei suoi lati, una volta che il triangolo è dello stesso tipo, ovvero rettangolo, deve valere la stessa relazione generale. Per fare un esempio dalla fisica, i gravi che cadono formano un tipo di movimento. Ora, i corpi stessi possono essere diversi, per genere, per natura, possono essere di vario materiale, possono differire ampiamente per struttura, peso e forma, e tuttavia, poiché appartengono tutti allo stesso tipo di movimento, sono, nonostante la loro molteplice diversità, espressi in un'unica formula generale, in un'unica legge, ovvero che gli spazi percorsi sono proporzionali al quadrato dei tempi. In altre scienze meno esatte, i fatti sono descritti in modo esaustivo e si formula un'affermazione generale sulla loro relazione. In fisiologia, ad esempio, troviamo principalmente descrizioni di fatti classificati in tipi, le cui relazioni sono espresse in formule generali o leggi. Così, nel sistema nervoso, cerebro-spinale, ogni parte e le sue funzioni sono descritte nel modo più completo possibile, e poi tutti i fatti sono ricondotti a un'unica formula onnicomprensiva, come quella dell'arco riflesso. In embriologia, i diversi cambiamenti dell'embrione sono descritti minuziosamente, classificati in tipi, in un certo numero di stadi definiti, e poi tutti i cambiamenti, nell'infinita ricchezza della loro varietà, sono espressi nella proposizione generale che l'embrione, nel breve periodo del suo sviluppo, attraversa in forma abbreviata tutti gli stadi che la specie ha attraversato nelle molte ere della sua esistenza. Tutti i cambiamenti sono generalizzati nella formula che la serie ontogenetica è un epitome dell'evoluzione filogenetica. Possiamo quindi affermare che la scienza è una descrizione di tipi di fatti, le cui relazioni sono espresse in formule generali onnicomprensive o leggi. È in questo senso che intendiamo la psicologia come scienza. Classifica i fenomeni in tipi e ricerca l'espressione generale delle loro relazioni, ovvero quelle che vengono definite leggi psicologiche. Dobbiamo giungere a qualcosa di più preciso e definito. Abbiamo detto che la psicologia si occupa di classificazione e generalizzazione dei fenomeni, ma quali sono questi fenomeni? Nelle diverse branche della scienza scopriamo che ciascuna ha un determinato ordine di fenomeni da trattare, un oggetto definito. Così la geometria si occupa di fatti spaziali, la meccanica del movimento, la fisica dei cambiamenti delle aggregazioni molecolari, la chimica delle combinazioni atomiche e delle loro mutazioni, la fisiologia dei processi che contribuiscono all'equilibrio della vita organica, la sociologia dei fenomeni della vita sociale
e così via per tutte le altre scienze. Ora, qual è l'oggetto della psicologia? Quali sono i fatti, i fenomeni di cui si occupa la psicologia? La psicologia si occupa di fatti della coscienza. Proprio sulla soglia della nostra discussione potremmo essere fermati dalla domanda pertinente: lei dice che la psicologia si occupa di fatti di coscienza, ma cos'è la coscienza? La coscienza è costituita da fatti soggettivi, come gli elementi della sensazione, dei sentimenti, del dolore, dei pensieri, degli atti di volontà e simili. La scienza positiva deve avere fornito fatti e dati su cui lavorare. Analizza questi dati, li descrive, li classifica in tipologie e cerca di trovare le formule delle loro relazioni. La psicologia non può fare più di qualsiasi altra scienza. I dati della psicologia sono fatti di coscienza e questi fatti vengono analizzati nei loro elementi più semplici e si ricercano le leggi delle loro relazioni. Ma la psicologia non va oltre la coscienza e legittimamente non può andare oltre. La coscienza è il dato ultimo che la psicologia deve assumere come dato e che, da un punto di vista psicologico, è inanalizzabile. La coscienza deve essere postulata se vogliamo entrare nel tempio della psicologia. In questa relazione la psicologia è positiva quanto le altre scienze sue sorelle. La geometria, una scienza a cui nessuno negherà esattezza, si occupa, come sappiamo, delle leggi delle relazioni spaziali. Dovremmo forse porre al geometra la stessa domanda appena posta allo psicologo. Lei dice che la sua scienza, la geometria, si occupa dei fatti dello spazio e delle loro relazioni, ma cos'è lo spazio? Il geometra ci sorriderà, ci dirà che per spazio intende forme come linee, angoli, triangoli, quadrilateri, cerchi, cubi, cilindri, piramidi, eccetera. Se insistessimo e chiedessimo ancora: sì, è vero, ma tutte queste sono altrettante forme di spazio. Io invece chiedo che cos'è lo spazio stesso di cui si occupa la geometria. Il geometra risponderebbe senza dubbio: mio caro signore, la geometria si occupa dei fatti dello spazio. Lo spazio stesso è considerato un dato ultimo. Il compito del geometra non è chiedere cosa sia lo spazio in sé, ma quali siano le relazioni tra le forme spaziali, essendo lo spazio stesso postulato. La meccanica si occupa delle leggi dell'energia e del movimento, la fisica delle trasformazioni molecolari della materia, ma né la fisica né la meccanica sarebbero andate lontano se si fossero fermate a rispondere alle domande su cosa siano in sé il movimento, l'energia e la materia. Queste sono semplicemente postulate, date per scontate, sono i dati ultimi di queste scienze. Sotto questo aspetto, la psicologia non differisce dalle altre scienze, assume il suo oggetto come dato e non indaga quale sia la natura della materia in sé. Il lettore deve ricordare che la domanda su cosa siano le cose in sé non è affatto una questione di scienze positive, ma di metafisica. Non intendo in alcun modo sminuire la dignità della metafisica, ciò che desidero è semplicemente indicare i limiti della scienza positiva. Il problema di cosa siano le cose in sé non rientra nella provincia della scienza, ma nell'ambito della ricerca metafisica. La questione della natura della coscienza, di cosa essa sia in sé, può essere molto importante, ma esula dalla portata della psicologia, proprio come le leggi dell'estetica non interessano il chimico, sebbene quest'ultimo possa essere un grande amante della bellezza. Nella contemplazione e nel godimento di un bel quadro, egli non introdurrà una formula chimica e nei suoi esperimenti chimici non introdurrà considerazioni estetiche. Lo stesso vale per la psicologia. Lo psicologo può essere un metafisico, ma nel suo lavoro psicologico deve tenersi alla larga dalla metafisica. La coscienza è quindi un presupposto, un postulato della psicologia. C'è un altro presupposto importante da cui la psicologia deve partire per essere una scienza positiva, ovvero l'uniformità. In condizioni simili si ottengono risultati simili. Supponiamo che un geometra vi dimostri che la somma dei tre angoli di un triangolo è uguale a due angoli retti. Supponiamo che qualche scettico intervenga e dica: sì, va bene, in relazione ai triangoli in questo particolare spazio. In un'altra porzione di spazio, magari su qualche altra stella o pianeta, il teorema non reggerebbe. L'unica risposta che il geometra potrebbe dare è che dobbiamo supporre che lo spazio sia uniforme, così che ovunque formiamo i nostri triangoli otteniamo gli stessi risultati. Lo stesso vale per la meccanica. Le leggi del moto e dell'inerzia
valgono per il sassolino sul ciglio della strada, per i granelli di polvere che danzano nei raggi di sole e per le stelle lontane nella Via Lattea. L'uniformità delle relazioni tra i fenomeni deve essere postulata se la scienza deve esistere. Se alle stesse condizioni si ottengono risultati diversi, la scienza sarebbe impossibile. L'uniformità della natura è uno dei postulati più fondamentali della scienza. La psicologia presuppone l'uniformità, presuppone che esistano tipi costanti e uniformi di attività mentale con relazioni definite che possono essere formulate in leggi psicologiche. Pertanto, la psicologia postula fin dall'inizio la coscienza e l'uniformità dei fenomeni mentali. Possiamo ora vedere in che relazione la psicologia che si occupa dei fenomeni della coscienza differisca dalla filosofia, il cui oggetto è anch'esso la coscienza. La filosofia non ha postulati. La psicologia, come tutte le altre scienze, deve avere i suoi postulati, che non può trascendere. La filosofia si occupa del fondamento ultimativo della realtà e della coscienza solo in quanto indica questo fondamento oppure lo manifesta in qualche misura nelle sue attività. La filosofia indaga i postulati stessi dell'attività cosciente. La psicologia, al contrario, accetta i fatti della coscienza come dati ultimi. Fine del capitolo primo. Passiamo al capitolo secondo, fatti fisici e psichici. Abbiamo detto che la psicologia si occupa di fatti della coscienza, ma questa è un'affermazione troppo ampia, poiché esistono altre scienze che si occupano anch'esse di fatti della coscienza, per esempio l'etica, l'estetica, la logica. In che cosa la psicologia differisce da queste scienze? Si differenzia in questo. Etica, estetica e logica sono scienze normative e regolative. La psicologia è una scienza invece naturale, positiva. L'etica si occupa di ideali di vita morale, l'estetica di ideali di bellezza e la logica di modi ideali di ragionamento corretto. Tutte queste scienze si occupano di ideali, di norme a cui la coscienza di fatto dovrebbe conformarsi se vuole agire correttamente. Attribuiscono un valore ai fenomeni. La psicologia, tuttavia, come tutte le altre scienze naturali, non ha altro ideale che il fatto, non ammette alcun dovere. Da un punto di vista strettamente psicologico, il brutto e il bello, il bene e il male, il vero e il falso hanno lo stesso valore. Psicologicamente sono tutti fatti della coscienza e devono essere studiati come tali, proprio come il serpente e la colomba hanno pari interesse e valore per il naturalista. I deliri di un maniaco hanno lo stesso interesse e valore psicologico del sottile ragionamento di un Newton. La psicologia è una scienza naturale positiva, non si occupa della valutazione soggettiva dei fatti di coscienza, ma della loro oggettiva esistenza naturale. Dopo aver mostrato in cosa la psicologia concorda con le altre scienze naturali positive, dobbiamo ora indicare in cosa differisce da esse. La psicologia tratta i fenomeni della coscienza come fatti di esistenza naturale e oggettiva. Questi fatti sono dello stesso ordine di quelli del mondo fisico, oggetto delle scienze fisiche naturali? Dobbiamo rispondere negativamente. Gli oggetti delle scienze naturali del mondo fisico sono di natura materiale e spaziale. Un corpo fisico ha un peso, occupa una certa porzione di spazio, così come una molecola, come un atomo. Possiamo dire lo stesso dei fatti psicologici? Assolutamente no. Sono di natura diversa e questo desidero in particolar modo imprimere nella mente del lettore. Per comprendere questa verità, ritengo che sia un buon esercizio psicologico preliminare per il lettore cercare di scoprire quanti grammi o grani pesa la sua idea di bellezza, quanti millimetri di lunghezza, larghezza e altezza misurano i suoi sentimenti d'amore. Si lasci andare alla fantasia di immaginare un ingegnere che costruisce un ponte con formule matematiche come elementi di collegamento e i suoi sentimenti di virtù e patriottismo come supporto. D'altra parte immaginiamo un logico che cerca di colmare i difetti del suo ragionamento con solidi mattoni, usando come elementi di collegamento barre di ghisa. In breve, la psicologia differisce dalle scienze fisiche in questo, perché i suoi fatti, i fatti della coscienza, non sono di natura materiale. Le scienze fisiche, ci si potrebbe chiedere, non si occupano forse di fenomeni come il suono e la luce? Certamente, ma queste scienze considerano questi fenomeni da un punto di vista radicalmente diverso da quello della psicologia. Il suono in fisica non è la sensazione sonora, ma la vibrazione esterna e materiale dell'aria,
che può o meno dare origine a una sensazione uditiva. Lo stesso vale per la luce. Ciò che la fisica indaga non è la luce come sensazione, ma le vibrazioni dell'etere che possono o meno dare origine a una sensazione visiva. Sono tuttavia proprio fatti come le sensazioni, fatti non spaziali nella loro natura, a costituire l'oggetto della psicologia. Non potrebbero i fatti di coscienza essere una qualche forma di materia, una qualche forma di sostanza materiale la cui costituzione non conosciamo ancora? Questa fu la domanda posta da un medico quando mi sentì esporre la differenza di natura tra fatti fisici e psichici. Potrebbe essere, risposi, ma allora la sostanza, se mai verrà scoperta, non avrà le proprietà della materia. Sarà una materia di natura totalmente diversa da quella studiata dal fisico. Infatti, la materia delle scienze fisiche è essenzialmente una materia di estensione. Una materia che non occupa spazio, invece, è un'esistenza di natura completamente diversa da quella delle cose estese e certamente non è materia per il fisico. L'ostinato antagonista potrebbe sollevare a questo punto un'ulteriore obiezione. Non sono forse i fenomeni della coscienza, potrebbe chiedere, fatti di attività? E l'attività non è forse energia cinetica? E se così fosse, non dovrebbero i fatti della coscienza essere considerati insieme ai fenomeni fisici, ridotti alle manifestazioni e trasformazioni dell'energia cinetica e quindi, in definitiva, rientrare nell'ambito delle scienze meccaniche? Il cambiamento si manifesta certamente nelle mutazioni degli stati di coscienza, ma questo cambiamento non è il cambiamento fisico della traslocazione. Il cambiamento degli stati di coscienza può senza dubbio essere considerato attività e, se preferite, energia, ma questa attività non è l'energia della meccanica. Attività nelle scienze meccaniche o fisiche significa movimento molare, molecolare o atomico della materia attraverso lo spazio, mentre l'attività psichica non è una traslazione della materia attraverso lo spazio. Un pensiero non è una massa materiale dotata di estensione, peso e locomozione. Questa verità, per quanto semplice possa apparire, non può essere ripetuta abbastanza spesso e sottolineata abbastanza, poiché nel mondo della psichiatria si incontra spesso questo errore della materializzazione del pensiero. Le parole sono spesso fuorvianti e l'espressione metaforica energia mentale viene intesa nel suo significato letterale di energia meccanica. Mentre scrivo queste righe, trovo in uno dei numeri degli archivi di psichiatria e neurologia russi curati dal professor Kovalevsky un articolo in cui si tenta di esprimere l'attività mentale in termini di energia meccanica. Chi scrive potrebbe anche tentare di trasformare i pollici in libbre. Chi intraprende l'esame e lo studio dei fenomeni mentali deve tenere a mente la semplice e importante verità, spesso dimenticata, che i fatti della coscienza non sono di natura fisica o meccanica. Contro la nostra opinione si potrebbe obiettare che man mano che una scienza tende a diventare esatta, assume un aspetto sempre più quantitativo e i suoi fenomeni si riducono a cambiamenti molecolari o atomici. Se ora la psicologia è una scienza, raggiungerà la sua esattezza quando potrà essere espressa in termini di materia e movimento, cosicché i fenomeni presentati dalla coscienza, sebbene attualmente impenetrabili ai nostri imperfetti strumenti e metodi di indagine, dovranno in ultima analisi essere ridotti, in un modo o nell'altro, a termini meccanici. La psicologia non ha avuto ancora il suo Galileo. Ma questa obiezione può essere facilmente superata con la semplice risposta che l'esattezza della scienza non è affatto proporzionale al suo grado di riduzione a termini di materia e movimento. Nessuno negherà che la matematica sia una scienza esatta, ma è forse esatta perché è ridotta a termini meccanici? Mentre la meccanica deve essere logica, la logica non è meccanica. Entro certi limiti questa generalizzazione del rapporto tra esattezza scientifica e formule meccaniche può essere pienamente concessa, se limitata alle scienze fisiche concrete, ma non può assolutamente valere nel caso della psicologia, poiché quest'ultima non rientra nell'ambito delle scienze fisiche. La debolezza di quest'ultima obiezione dell'esattezza scientifica diventa chiaramente evidente se approfondiamo un po' la questione. La ragione per cui esiste una tendenza così persistente a ridurre la scienza a termini meccanici si basa sulla tacita intesa che atomi e movimento siano le uniche realtà ultime.
Ci rendiamo conto a colpo d'occhio che questa considerazione è in fondo puramente metafisica. È una considerazione di cui la scienza non deve tenere conto. Nulla è così dogmaticamente metafisico quanto il senso comune che aborrisce la metafisica. Che gli atomi e i loro movimenti siano le uniche realtà ultime è certamente metafisica e anche cattiva, poiché non è custodita dal pensiero critico e riflessivo. Poiché questa metafisica irriflessiva dell'atomismo è ampiamente diffusa nel mondo medico ed è considerata scientifica, non si può fare a meno di discuterne, sottolineandone le carenze, evidenziando gli ostacoli che frappone alla scienza positiva. La metafisica è una branca della filosofia che si occupa della natura della realtà ultima. In quanto filosofia, non accetta concetti non analizzati. A differenza della scienza, non ha postulati accettati ciecamente per fede. La proposizione che abbiamo ora davanti, ovvero che gli atomi e il loro movimento sono realtà ultime, è cattiva metafisica perché è un postulato cieco e non analizzato. Come sappiamo che gli atomi e i loro movimenti sono realtà ultime? Perché non chiedersi cos'è la realtà? E una volta che siamo sul terreno metafisico, perché non prenderlo sul serio? Perché fermarci ad atomi e movimenti? Gli atomi stessi non sono unità semplici ultime, hanno forma, dimensione, peso. Ora, forma, dimensione, peso cosa sono, dopo tutto? Sono altrettante risultanti di masse di sensazioni fattuali, visive e muscolari, che sono tanto poco ultime quanto lo sono le sensazioni di colore o di dolore. È da sensazioni, percezioni e idee che si forma il concetto di atomo. Sottraiamo all'atomo i suoi elementi sensoriali, percettivi e ideativi, astraiamo da esso la sua forma, dimensione, peso, e la realtà ultima degli atomi diventerà un nulla assoluto. L'atomo si risolve quindi in ultima analisi in termini di coscienza. Lo stesso vale per il movimento. Il movimento è un prodotto mentale di quelle che sono note come sensazioni muscolari e retiniche. Ciò che in ultima analisi è noto è solo la coscienza e i suoi fatti. L'atomo e i suoi movimenti non sono altro che costrutti della coscienza. Dal punto di vista dell'epistemologia o di quella che i tedeschi chiamano Erkenntnis Theory, abbiamo solo una doppia serie di fenomeni mentali. Uno che rappresenta il mondo interno e l'altro quello esterno, e non gli atomi, ma la vita mentale può essere considerata la realtà ultima. Da un punto di vista strettamente scientifico, tuttavia, non abbiamo il diritto di risolvere la materia in mente o ancora di meno la mente in materia, perché le due si presentano alla coscienza come di natura diversa, sebbene entrambe possano appartenere a una coscienza generale. Tra le due serie di fatti, quelli fisici e quelli psichici, esiste una differenza fondamentale. La porta laggiù è dipinta di bianco, il calamaio davanti a me è di vetro, è rotondo, pesante, nero, ma la mia idea della porta non è dipinta di bianco. La mia idea del calamaio non è di vetro, non è rotonda, non è pesante, non è nera. In breve, i fatti della coscienza non sono spaziali. Un errore diffuso tra la professione medica e ormai diffuso anche tra la popolazione è quello di collocare la vita psichica nel cervello. Neurologi e patologi ridicolizzano l'antica credenza greca secondo cui la mente avesse sede nel cuore. La scienza moderna ha scoperto che il cuore non è altro che un muscolo cavo, una pompa sanguigna al massimo, e che la sede dei processi mentali è nel cervello. Questa credenza medica che oggi circola nella letteratura popolare e semiscientifica differisce di poco dall'antica credenza greca ed è altrettanto fallace e superstiziosa. È vero che la vita psichica è una funzione variabile concomitante dei processi nervosi e dell'attività cerebrale, ma la nevrosi non è la causa della psicosi. Il cervello non secerne pensiero come il fegato secerne bile. La mente non è nel cervello, né, di fatto, si trova in alcun luogo dell'universo spaziale, poiché la psicosi non è affatto un processo fisico spaziale. Altrettanto fallace e superstiziosa è la recente tendenza della ricerca medica a localizzare i processi psichici e a collocare diversi processi psichici in sedi o località diverse del cervello, implicando così che ciascun processo psichico sia localizzato all'interno di un centro cerebrale o di cellule nervose. La vita psichica è senza dubbio concomitante all'attività nervosa cerebrale e certi processi psichici possono dipendere da processi cerebrali locali definiti,
ma il processo psichico in questione non è situato in un centro cerebrale definito, né del resto è situato in alcuna parte dello spazio. Capitolo terzo. La definizione del processo psichico. La definizione finora data della vita psichica è piuttosto di carattere negativo. Abbiamo definito il fenomeno psichico in opposizione al fenomeno fisico. I fenomeni fisici sono nello spazio, i fenomeni psichici non lo sono. Ora, una definizione negativa potrebbe rivelarsi per molti piuttosto insoddisfacente. È quindi auspicabile definire i fenomeni psichici in termini più positivi. Oggi si tende a definire il processo fisico in termini sociali e il processo psichico in termini di cognizione individuale. Un fenomeno fisico è definito come comune a molte menti, mentre un fenomeno psichico è un oggetto di una coscienza individuale. Credo che una tale visione dell'oggetto fisico esterno come ciò che è comune a molte menti in contrapposizione allo psichico, o che appartiene solo a una mente individuale, sia errata da un punto di vista puramente psicologico. Dal punto di vista psicologico, il tratto caratteristico di un oggetto fisico non è la sua comunanza, ma la sua esteriorità. L'albero laggiù è per me un oggetto fisico non perché sia comune a molte menti, ma perché io lo percepisco come esterno. Gli elementi sensoriali della percezione portano con sé un'oggettività esterna. La percezione sociale di un oggetto può essere uno dei criteri della realtà esterna, ma certamente non l'unico e certamente non il principale. Nel percepire un oggetto non lo considero un oggetto fisico perché so che è comune ai miei simili, ma perché il processo psichico stesso della percezione fornisce la conoscenza immediata dell'esteriorità. Un oggetto è considerato fisico non per il suo aspetto sociale, ma per il suo aspetto esterno percepito. Se la mia percezione della casa laggiù fosse stata un'allucinazione, l'avrei comunque vista come esterna e quindi considerata un oggetto fisico. E se questa allucinazione fosse ulteriormente confermata dalla testimonianza di tutti i miei altri sensi, se fossi in grado di toccarla, premerla e avvertire resistenza, urtarla e provare commozione e dolore, e provare una serie di sensazioni tattili e muscolari camminandoci dentro e intorno, e se inoltre avessi questa allucinazione di tutti i sensi, ogni volta che arrivo in questo identico punto, l'oggetto sarebbe per me un oggetto fisico esterno e nessuna contraddizione sociale potrebbe e vorrebbe renderlo diverso. Considerato da un punto di vista psichico, un oggetto è considerato fisico non perché sia comune ad altre menti, ma perché viene proiettato come esteso ed esterno alla mente. Non la comunità, ma l'estensione, l'esteriorità è il criterio psicologico dell'oggetto fisico. È vero che la comunità di oggetti è uno dei criteri della realtà esterna, ma non è certamente vero che la comunità di oggetti dia origine alla percezione dell'esteriorità. Si può al contrario affermare, e forse con ben maggiore ragione, che è l'esteriorità di un oggetto a dare origine alla sua comunità. Il bambino, crescendo, impara a distinguere tra cose e persone. Le persone si muovono, agiscono, si adattano, mentre le cose vengono mosse, agite, adattate. Le persone danno inizio ai movimenti, le cose no. Le persone sono i motori principali ed è a loro che bisogna fare riferimento per la soddisfazione dei bisogni e per l'acquisizione e l'uso delle cose. Alle persone si contrappone l'impersonalità delle cose. Gradualmente il bambino impara a inserirsi nella categoria delle persone. Le sue speranze, i suoi desideri e le sue aspirazioni entrano in contatto, così come in conflitto, con quelli di altre persone e apprende sempre di più sulla vita interiore e sull'attività con cui, alla fine, identifica tutta la personalità. La personalità viene sempre più spogliata dell'aspetto oggettivo, finché la vita mentale interiore, soprattutto nel suo aspetto volitivo, rimane la sua unica caratteristica. Le persone sono le persone che vogliono e sono queste volontà che sono della massima importanza per il bambino che apprende, poiché da esse dipende la realizzazione della sua volontà. Impara quindi a classificarsi nella categoria di coloro che vogliono ed egli stesso è un volente. Le cose impersonali che esulano e si contrappongono alla classe dei volenti sono concepite come indipendenti dalle persone.
Inoltre, mentre per la natura stessa del caso ogni soggetto che vuole intrattiene con le cose una relazione diretta, la sua relazione con altri soggetti che vogliono deve essere stabilita solo attraverso le cose. Le volontà entrano in contatto non attraverso il mero fatto di volere, ma attraverso le loro relazioni con le cose. Entrando in relazione diretta con le cose, solo le cose danno esperienza diretta, esperienza nella sua prima intenzione. In altre parole, solo le cose danno origine alla sensazione, o meglio alla percezione. Quindi la vita sensoriale con la sua esperienza temporale e spaziale, che dà origine all'esteriorità, è il criterio dell'universo delle cose, concepito come indipendente dalla volontà. Solo la cosa è esterna, la volontà non lo è. Le volontà, tuttavia, possono entrare in relazione attraverso le cose e solo attraverso le stesse cose. L'universo delle cose deve essere comune a tutte le volontà se queste devono entrare in relazione. In altre parole, l'universo fisico, considerato geneticamente, è esterno non perché è comune, ma è comune perché è esterno. La definizione dell'oggetto fisico come ciò che è comune a molte menti e dell'oggetto psichico come ciò che è presente a una sola mente non è accettabile, perché postula il risultato di una complessa riflessione epistemologica e di una ricerca psicologica, di per sé ancora molto dubbie, proprio agli albori della scienza psicologica. Può darsi che il mondo non sia altro che coscienza e che l'universo fisico non sia altro che l'oggetto sociale di molte menti. Tuttavia, tutto ciò appartiene al dominio dell'epistemologia e della metafisica. Lo psicologo si occupa di fenomeni e non di ciò che è realmente esistente. Basandosi sul terreno della psicologia, lo psicologo non ha il diritto di ridurre il mondo fisico a termini psichici, anzi, un tale procedimento minerebbe la sua scienza, poiché ogni distinzione tra fatti psichici e fisici verrebbe cancellata. Infatti, se per essere oggetto comune a molte menti intendiamo un oggetto esterno a quelle menti, allora non guadagniamo nulla introducendo i molti, è proprio questo esterno che deve essere definito. Se per oggetto comune intendiamo un oggetto psichico nel suo carattere, ma solo di natura sociale, allora riduciamo l'universo fisico alla coscienza e identifichiamo così i processi fisici e psichici. Tale identificazione annulla l'opposizione tra fatti psichici e fisici, un'opposizione che lo psicologo deve affrontare invece se vuole collocare la psicologia nella gerarchia delle scienze naturali. Lo psicologo deve postulare l'esistenza di un mondo fisico esterno, proprio come il geometra postula lo spazio o il meccanico la materia e il movimento. È compito dell'epistemologo e del metafisico indagare la natura di quel mondo fisico, se esista realmente indipendentemente dalla coscienza. Senza quindi addentrarmi in considerazioni metafisiche, ritengo sia meglio definire il fenomeno fisico come l'oggetto o il processo concepito come indipendente dalla coscienza, mentre l'oggetto o il processo psichico è concepito come direttamente dipendente dalla coscienza. Mi sembra che questa definizione abbia il merito di essere positiva, come quella data dai rappresentanti della scuola idealista. Non ha il difetto di introdurre considerazioni metafisiche ed epistemologiche rilevanti e ha inoltre il vantaggio di essere pienamente in accordo con i dati e i postulati della psicologia. Capitolo IV. Stati psichici come oggetti. Gli attacchi potrebbero ora essere rinnovati da una direzione completamente diversa. Abbiamo affermato che la psicologia si occupa di fatti di esistenza oggettiva e naturale, oggetto della scienza in generale. Come si concilia, ci si potrebbe chiedere, con la conclusione appena raggiunta, ovvero che i fatti della psicologia sono diversi da quelli di cui si occupano le altre scienze naturali? A ciò si può rispondere che i fatti possono concordare nell'essere oggettivi e tuttavia differire ampiamente per tipo. Un quadrato è un uomo, una libra è un miglio, sono tutti oggettivi e tuttavia la loro differenza è fondamentale. Si può sollevare un'obiezione che ad alcuni potrebbe apparire molto grave. La psicologia è davvero una scienza? Si occupa effettivamente dell'esistenza naturale oggettiva? La fisica, la chimica e altre scienze concrete trattano di oggetti, di fatti, nel mondo esterno.
Chiunque può andare a verificare quei fenomeni e le loro relazioni. Questo, tuttavia, non è il caso dei fatti della coscienza, che sono essenzialmente soggettivi. La psicologia, quindi, propriamente parlando, non è una scienza nello stesso senso in cui lo sono le altre. Questa obiezione può essere facilmente ovviata dalla semplicissima considerazione che i fatti di qualsiasi coscienza individuale sono oggettivi per gli altri quanto la sedia, il tavolo, la molecola, l'atomo. La mia coscienza individuale è considerata dagli altri come esterna, oggettiva, esistente al di fuori della loro coscienza e di fatto, se così non fosse, non ci sarebbe individualità. Dopo questa lunga discussione giungiamo finalmente alla conclusione che, sebbene i fatti di cui tratta la psicologia non siano di natura materiale e fisica, hanno comunque un carattere oggettivo. Tuttavia, per quanto oggettivi, non sono indipendenti dalla coscienza allo stesso modo in cui lo sono gli oggetti del mondo esterno. Sono anzi essenzialmente fatti della coscienza. Qual è la relazione, ci si potrebbe chiedere, tra la psicologia e le scienze fisiche e biologiche? Le scienze fisiche e biologiche costituiscono un sistema di conoscenza del mondo materiale. La psicologia indaga la genesi di questa conoscenza. La meccanica, ad esempio, tratta di movimento e spazio. La psicologia indaga non cosa siano movimento e spazio in sé, ma quali siano gli atti elementari della coscienza da cui si sviluppano le percezioni di spazio e tempo. I diversi oggetti di cui si occupano le altre scienze possono essere considerati psicologicamente e studiati dal punto di vista del loro sorgere e svilupparsi nella coscienza. Perché gli oggetti possano essere conosciuti, devono prima essere percepiti o concepiti dalla coscienza. La psicologia implica la conoscenza del mondo fisico come contenuto della coscienza. Per sapere come hanno origine la percezione e la concezione degli oggetti, quegli oggetti devono essere, prima di tutto, dati. Una cosa che non esiste ancora non può essere analizzata. Solo quando la conoscenza degli oggetti è già formata si può iniziare a pensare alla conoscenza stessa, a come si è originata e a come si è venuta a formare nella forma posseduta dalla mente conoscente. Le scienze fisiche sono in questo rapporto indipendenti dalla psicologia. Le prime possono essere portate a un alto grado di perfezione senza alcuna conoscenza della psicologia, mentre la psicologia, senza la conoscenza del mondo fisico, sarebbe semplicemente priva di materia. Tuttavia, a parte il fatto che la psicologia ha come oggetto gli oggetti delle scienze fisiche così come sono percepiti e sviluppati dalla coscienza, essa studia anche le forme, il carattere, il modo di funzionare della coscienza, formula le leggi del suo funzionamento e analizza nei suoi elementi più semplici e nelle loro combinazioni il ricco materiale che costituisce la vita mentale dell'esistenza individuale, o ciò che è noto come mente. La realtà oggettiva postulata agisce sulla coscienza individuale data e dà origine a stati mentali che, insieme alla rappresentazione oggettiva di quella realtà, hanno anche una loro colorazione, un loro lato soggettivo. L'oggetto rappresentato fluttua, per così dire, in un flusso di coscienza. L'oggetto di indagine dello psicologo non è la realtà oggettiva in sé, ma gli stati oggettivi di coscienza. Possiamo rappresentare la relazione dello psicologo con il suo oggetto di studio attraverso le seguenti serie. 1. Realtà oggettiva. 2. L'oggetto rappresentato. 3. Il flusso soggettivo. 4. Lo stato oggettivo di coscienza. E 5. Lo psicologo. Piccola pausa, vi metterò questa immagine disponibile così la potete vedere. Continuiamo. Dobbiamo stare in guardia e non confondere il pensiero oggettivo, il pensiero dell'oggetto e l'oggetto del pensiero. I tre differiscono fondamentalmente e i punti di vista da cui si considera la questione devono essere costantemente tenuti presenti. Il pensiero contempla e trattiene l'oggetto in base alla funzione della conoscenza che possiede, ma la conoscenza che costituisce il pensiero e l'oggetto di quel pensiero sono di natura totalmente diversa. L'oggetto nel mondo esterno può subire cambiamenti,
ma il pensiero che si è impadronito dell'oggetto può persistere, oppure, d'altra parte, il pensiero può cambiare e l'oggetto rimanere lo stesso, oppure ancora, i pensieri e l'oggetto possono entrambi cambiare. Mentre scrivo queste righe, un libro rosso sul mio tavolo attrae fortemente la mia attenzione e, per il momento, costituisce l'oggetto del mio pensiero. Posso chiudere gli occhi e continuare a rappresentarmi il libro rosso, il suo colore, le sue dimensioni, il suo contenuto, in breve tutto ciò che riguarda il libro rosso. Il libro rosso che costituisce, per così dire, l'oggetto focale del mio pensiero, che si rinnova costantemente grazie al nuovo materiale che attinge dal flusso marginale circostante. Nel frattempo, il libro può essere cambiato, la copertina può essere strappata, le pagine possono essere mutilate, il libro può essere bruciato o sostituito da un altro corpo o da un oggetto completamente diverso, ad esempio un calamaio, oppure, d'altra parte, il libro può rimanere indisturbato sulla mia scrivania, ma il mio pensiero può cambiare. Posso iniziare a pensare a qualcos'altro, ad esempio alle prossime elezioni o alla guerra di Spagna, oppure sia il libro che i pensieri possono cambiare. Il libro può essere portato via e io allo stesso tempo posso pensare a qualcos'altro, ad esempio all'orologio e al suo meccanismo. Il pensiero cognitivo che possiede l'oggetto e l'oggetto di quel pensiero sono, da un punto di vista psicologico puramente scientifico, variabili indipendenti. Il pensiero stesso con il suo oggetto può a sua volta diventare oggetto di pensiero e qui si verificano ancora una volta le stesse relazioni. Le contemplazioni o l'analisi psicologica di un pensiero devono essere distinte dal pensiero stesso in quanto materiale o oggetto di tale analisi. Dalla confusione di questi diversi aspetti derivano molti errori. Così, il mutamento schematico incessante nel flusso del tempo oggettivo viene confuso con lo stato di coscienza che ha il tempo come oggetto, e gli attributi di uno di questi vengono erroneamente attribuiti come soggetti a un continuo cambiamento. Un altro errore spesso commesso dalla cosiddetta nuova psicologia è la sostituzione degli attributi dell'oggetto con quelli del pensiero in funzione. Fine del capitolo quarto. Passiamo a leggere il capitolo quinto. L'ambito della psicologia. La psicologia, abbiamo detto, si occupa di stati di coscienza, ma questi stati non sono indipendenti, fluttuanti nell'aria, per così dire. Sono in connessione con un'esistenza materiale e non con la realtà fisica nel suo complesso, bensì con un corpo individuale definito. Dobbiamo tenere presente che la psicologia è prima di tutto scienza naturale e l'unica cosa che deve prendere in considerazione è l'esperienza. Ora, in realtà non troviamo mai un pensiero, un'idea, una sensazione che si sviluppi autonomamente e sia completamente indipendente da ogni realtà fisica. Anche se fosse possibile non potremmo conoscerla, perché l'unico modo in cui veniamo a conoscenza di altri pensieri è attraverso le loro attività fisiche percepite dai nostri organi di senso. Sappiamo dell'esistenza di altri sentimenti individuali come odio, amore, rabbia, amicizia, gentilezza, attraverso le espressioni fisiche di quei sentimenti, attraverso gli atti che li accompagnano. Conosciamo i pensieri, le emozioni, i sentimenti dei nostri compagni attraverso le espressioni muscolari del volto, i cambiamenti nella luminosità degli occhi, lo stato generale del corpo, come la quiete o l'irrequietezza, i gesti, molte altre espressioni fisiche, ma principalmente attraverso quelle manifestazioni fisiche note come il linguaggio. Se tutti questi processi fisici concomitanti fossero assenti, non ci sarebbe stato alcun modo di conoscere l'esistenza stessa degli stati di coscienza esterni. Come scienza empirica, la psicologia studia solo gli stati di coscienza connessi alla realtà fisica o, più precisamente, a un essere fisico individualizzato. In breve, la psicologia tratta gli stati di coscienza come dipendenti o connessi all'individuo corporeo. Il significato del concetto di individuo corporeo non deve essere lasciato in uno stato vago. Da un punto di vista puramente meccanico possiamo affermare che un individuo corporeo è un sistema di parti materiali strettamente interconnesse che formano un equilibrio più o meno stabile.
Questo equilibrio è costantemente compromesso dalle forze dell'ambiente esterno, ma finché tale equilibrio si mantiene resistendo alle influenze disaggreganti delle forze esterne, può essere praticamente considerato un individuo corporeo. In altre parole, un individuo corporeo è un sistema di parti materiali organicamente interconnesse e funzionanti come un tutto determinato. Qualsiasi essere vivente risponderà alla nostra definizione. Dal livello più basso a quello più elevato, dall'ameba monocellulare al più complesso organismo multicellulare, incontriamo gli stessi tratti fondamentali, caratteristici di ciò che chiamiamo individuo corporeo. Ora, sono gli stati mentali dell'individuo corporeo che la psicologia indaga e studia. Nella nostra ultima discussione siamo giunti alla conclusione che la coscienza dipende dall'individuo corporeo e può essere conosciuta solo attraverso manifestazioni fisiche, corporee. Ogni essere vivente manifesta una certa attività nelle sue reazioni agli stimoli dell'ambiente esterno. Ora, quali sono le reazioni caratteristiche della coscienza? Dove sono i segni distintivi che imprimono a una manifestazione fisica l'impronta degli stati psichici? L'unico modo sicuro per dirlo è attraverso l'attività intenzionale. Sappiamo che il nostro vicino è cosciente grazie alla sua vita attiva e intenzionale. Quando una mosca gli è sul naso, alza la mano e la scaccia, sa camminare e mantenere l'equilibrio, evita gli ostacoli, vive in una casa per proteggersi dai cambiamenti del tempo e dagli intrusi dannosi, cerca riparo dalla pioggia, si veste pesantemente in una gelida giornata invernale. Mille altri movimenti, tutti espressione di attività intenzionale, ci parlano della coscienza, dell'intelligenza del nostro vicino. La pietra sulla strada cambia posto a seconda dell'influenza delle forze incidenti. Il granello di polvere viene soffiato qua e là dal vento. Non mostrano un'attività finalizzata più o meno definita al variare delle circostanze. La perturbazione del loro equilibrio non li stimola a indurre cambiamenti nell'ambiente esterno, cambiamenti che tenderebbero a ripristinare l'equilibrio perduto, pertanto non hanno alcuno scopo. Infatti, uno scopo è la tendenza a realizzare un'azione esterna utile o indispensabile per l'esistenza vitale del particolare individuo. La tendenza al mantenimento di un'attività definita in opposizione all'insorgere di forze perturbatrici dell'ambiente, al fine di ripristinare l'equilibrio perduto, può essere considerata la formula universale per la vita finalizzata in generale. Questa formula è valida per tutta la vita animale. L'uomo che rincorre l'auto ha uno scopo, così come il gatto che insegue il topo, o come il cervo che fugge dal cacciatore. La stessa ameba, quell'ammasso di protoplasma che estende i suoi pseudopodi per attirare un po' di nutrimento, possiede il germe dell'attività finalizzata e le si deve quindi attribuire uno stato psichico primitivo. La vita è essenzialmente finalizzata nella sua natura. Ovunque quindi incontriamo la vita, lì deve essere presente una qualche forma di stato psichico, per quanto primitivo ed elementare. Gli stati psichici sono in strettissima relazione con l'attività vitale. Le due, infatti, non possono essere separate. La psicosi è concomitante alla biosi. Psicologi e fisiologi concordano finora sul fatto che non esiste psicosi senza nevrosi. Alcuni vanno oltre e affermano che non esiste nevrosi senza psicosi. Credo che ci avviciniamo ancora di più alla verità se andiamo ancora oltre e supponiamo che non esista biosi senza psicosi. Gli stati psichici devono essere attribuiti non solo agli animali altamente organizzati, dotati di sistema nervoso, ma anche ai più elementari organismi unicellulari. Soprattutto l'evoluzionista deve accettare la nostra ultima conclusione, perché concorderà sul fatto che la coscienza non è venuta all'esistenza per saltum. Riconoscerà quindi che i germi della vita cosciente caratteristici dell'essere più elevato organizzato devono essere già presenti nei tipi di vita più bassi, dai quali si sono sviluppati gli organismi più elevati e complessi. Siamo ora in grado di definire la portata della psicologia.
La psicologia è la scienza degli stati psichici, sia in termini di contenuto che di forma, considerati da un punto di vista oggettivo e messi in relazione all'individuo corporeo vivente. Passiamo al capitolo sesto, le fonti della psicologia. I fatti della coscienza, abbiamo sottolineato, sono l'oggetto della psicologia. Sorge la questione delle fonti di tali fatti. Il botanico, quando desidera condurre una serie di esperimenti, si reca nell'erbario o sul campo per raccogliere il materiale per il suo studio. L'entomologo raccoglie i suoi campioni per strada, nei campi e nella foresta. Lo stesso vale per tutte le altre scienze. Il mondo esterno è infinitamente ricco, è una miniera inesauribile da cui la scienza fisica trae i suoi fatti. Ora, quali sono le fonti dello psicologo? Lo psicologo non può certo andare nella foresta, raccogliere i suoi campioni, essiccarli e conservarli per la sua osservazione e il suo studio. Questa domanda sulle fonti della psicologia ci si presenta con maggiore forza quando ci rendiamo conto che i fatti psicologici non sono dello stesso ordine di quelli del resto delle scienze fisiche e naturali. Naturalmente è evidente che dobbiamo attingere il nostro materiale alla coscienza, ma dove ci rivolgeremo per trovare i fatti? Dove sono le località specifiche da cui possiamo elaborare e portare alla luce i fatti mentali? Tale è la difficile domanda che si pone alla mente dello scienziato che si è formato alla scuola delle scienze naturali concrete. Si trova impotente. Il neurologo, per il quale una formazione psicologica è davvero preziosa, si sente a disagio quando, nelle sue indagini, si imbatte in un problema che deve essere studiato principalmente da un punto di vista psicologico. Un pezzo di tessuto, un grumo di protoplasma, una cellula nervosa con i suoi dendroni e assoni possono essere colorati, montati, osservati, sperimentati. Ma chi può afferrare un fatto della coscienza, uno stato psichico elementare, una sensazione, un sentimento, un'idea, colorarli, sottoporli al microscopio per un'indagine scientifica? I fatti della coscienza sono così peculiari, così diversi da quelli che costituiscono l'oggetto di altre scienze, che coloro che sono formati esclusivamente in scienze naturali concrete non sanno dove cercare i fatti psicologici reali. Alcuni arrivano persino a dubitare che i fatti della coscienza siano fatti reali. Spesso ho sentito persone con una buona formazione medica, persone tutt'altro che prive di intelligenza, dubitare della realtà dei fatti psichici. Non sono niente, niente di sostanziale. Per quanto comica possa apparire quest'ultima affermazione, se ne può comprendere la ragione. Si può comprendere la costernazione e lo sconcerto di chi per la prima volta mette piede sulla soglia della psicologia. Ciò che intendevano esprimere era la strana esperienza di essersi trovati di fronte a fatti di natura totalmente diversa da quelli con cui avevano a che fare abitualmente. I fatti con cui avevano a che fare sono di natura tangibile, ma i fatti della coscienza non sono tangibili, non possono essere visti, né assaggiati, né odorati, né pesati con libbre e once, né misurati con righe e compassi. In breve, i fatti psicologici non possono essere raggiunti da nessuno degli organi di senso. Ecco perché sono un tale enigma. Ecco perché alcuni giungono alla conclusione che i fatti della coscienza difficilmente possono essere considerati fatti e che non sono nulla di sostanziale. Tuttavia, a un'ulteriore riflessione, chiunque di questi scettici ammetterà che i fenomeni della coscienza esistono e come tali devono essere fatti. In effetti, se si vuole essere uno scettico completo, si può dubitare della realtà del mondo materiale esterno, in totale. Tutto ciò potrebbe essere nient'altro che un sogno, un'illusione, un'allucinazione. Non abbiamo un criterio sicuro della verità della realtà materiale esterna, ma una cosa rimane perfettamente chiara in tutto questo scetticismo distruttivo: la realtà del pensiero dubbioso, l'esistenza della coscienza scettica. Ecco perché Cartesio, padre della filosofia moderna,
Partendo da un profondo scetticismo nei confronti della realtà delle cose, trovò infine il suo criterio di verità dell'esistenza reale proprio nel suo pensiero dubbioso e lo espresse nel suo celebre Cogito ergo sum. Il pensiero, quindi, è ancora più reale degli oggetti del mondo materiale. Conosciamo questi ultimi solo attraverso il pensiero, attraverso la coscienza. In breve, la coscienza è una realtà austera e i fenomeni della coscienza sono fatti reali. Possiamo qui fare riferimento all'ipotesi comportamentale recentemente avanzata da Watson. La conoscenza psicologica degli animali può essere ottenuta solo dall'osservazione delle loro azioni, del loro comportamento o dei loro adattamenti all'ambiente. Lo stesso vale per la psicologia umana. L'uomo non è diverso dagli altri animali e dovrebbe essere studiato allo stesso modo. Questa, se ho ben capito Watson, è essenzialmente la sua posizione. Watson arriva al punto di negare l'esistenza stessa di processi avviati centralmente e riduce tutta la psicologia a processi indotti perifericamente, sensoriali e motori. Contesta la presenza o l'esistenza stessa di immagini e nega la presenza di qualsiasi elemento affettivo. Forse è meglio citare le parole di Watson stesso. Citazione. Dopo aver così sommariamente liquidato l'immagine e gli elementi affettivi, chiedo il permesso di riaffermare la tesi essenziale del comportamentista. È questa. Il mondo del fisico, del biologo e dello psicologo è lo stesso. È un mondo costituito da oggetti. I loro interessi si concentrano su oggetti diversi, certo, ma il metodo di osservazione di questi oggetti non è essenzialmente diverso nelle tre branche della scienza. Con una maggiore accuratezza e ampiezza della tecnica, il comportamentista sarà in grado di fornire un resoconto completo del comportamento di un soggetto, sia per quanto riguarda la risposta immediata alla stimolazione, che si effettua attraverso i muscoli più grandi, sia per quanto riguarda la risposta ritardata, che si effettua attraverso gli stessi muscoli, la cosiddetta azione dopo la deliberazione. Queste due forme comprendono ciò che ho chiamato comportamento esplicito e quindi anche i tipi più elusivi di comportamento, per esempio i movimenti della laringe che si verificano nei casi in cui l'azione sulla stimolazione è ritardata, i cosiddetti processi di pensiero. Quest'ultima forma di comportamento, che si manifesta principalmente nei movimenti della laringe, ma che può continuare fino a includere anche movimenti oculari, in una forma impercettibile, anche nelle dita, nelle mani e nel corpo nel suo complesso, la chiamerei comportamento implicito. Per anni a venire, forse per sempre, dovremmo accontentarci dell'osservazione sperimentale e del controllo del comportamento esplicito. Sono fermamente convinto, tuttavia, che non passeranno molti anni prima che anche il comportamento implicito soccomba al trattamento sperimentale. Probabilmente il risultato più immediato dell'accettazione della visione comportamentista sarà l'eliminazione dell'auto-osservazione e dei resoconti introspettivi che ne derivano. Fine della citazione. Sidis qua non trovo qual è la bibliografia e quindi sono andato a cercarla, e per chi fosse interessato l'estratto della citazione è da John Brodus Watson, Image and Affection in Behavior del 1913. Continuiamo con Baris Sidis. La visione di Watson è fisico-biologica. Sebbene si possa simpatizzare con le sue idee nel rendere la psicologia più uno studio biologico, non si può fare a meno di rendersi conto del fatto che egli adotta una posizione estrema quando desidera ridurre tutti i processi mentali al comportamento. La sua visione dell'affetto come essenzialmente processi sensoriali sembra essere valida. Non dovrebbe tuttavia associare la sua visione dell'affetto alla visione più ristretta e settaria dell'analisi sessuale imposta gratuitamente sui fatti clinici. Affetto ed emozioni sono senza dubbio indotti perifericamente e sono probabilmente dovuti all'azione del sistema nervoso centrale e alle secrezioni ghiandolari degli organi interni. Sotto questo aspetto si può essere pienamente d'accordo con l'ipotesi comportamentale.
Non c'è bisogno di invocare il sesso a tal fine, come afferma lo stesso Watson. Nuova citazione. Non è essenziale per la mia tesi che la vaga ipotesi di cui sopra sia vera. È essenziale per la nostra posizione comportamentista che l'affetto sia riducibile a processi sensoriali. È ancora più probabile che il meccanismo sia ghiandolare. Quel leggerissimo aumento dei prodotti di secrezione ci dà un gruppo. Il controllo o la riduzione della secrezione probabilmente ci dà il gruppo opposto di sensazioni. Fine della citazione. Ciò che tuttavia non si può accettare, commenta Sidis, è la visione estrema della negazione dell'introspezione. L'introspezione rimarrà sempre il metodo fondamentale nella psicologia normale e anormale. Il problema stesso di sensazioni, idee, immagini, pensieri, affetti, emozioni non ha significato senza l'introspezione. Dobbiamo conoscere gli stati psichici o i processi mentali attraverso le nostre esperienze. Dolore, piacere, sentimenti, rabbia, paura, amore acquisiscono il loro significato solo dall'atteggiamento introspettivo dell'osservatore. Capitolo settimo. Psicologia e psicopatologia. La letteratura scientifica popolare odierna spesso afferma dogmaticamente la convinzione che l'indagine sul normale preceda quella sulla normale. Questa convinzione è errata e viene accolta solo da chi non ha riflettuto a lungo sull'argomento e in particolare da coloro che appartengono alla cosiddetta scuola della nuova psicologia. In realtà, la ricerca sulla normale, nella ricerca scientifica, precede quella del normale. L'indagine sulla normale è uno degli strumenti più potenti per nuove scoperte. Il metodo della sperimentazione, lo strumento più potente della scienza moderna, consiste infatti nella creazione di condizioni artificiali, in altre parole, nella realizzazione di stati anormali. Laddove il composto sia altamente complesso, dove i fattori costituenti e le loro relazioni siano imperfettamente o quasi sconosciuti e quindi non sotto controllo, il verificarsi spontaneo di qualche anomalia dovrebbe essere accolto con entusiasmo, poiché rivela il ruolo svolto dal fattore modificato o escluso. Questo è particolarmente vero nel caso della vita mentale, dove i fenomeni studiati sono i più complessi dell'intero dominio della scienza, dove una modifica diretta dell'attività mentale funzionante è di norma impossibile senza la produzione di qualche anomalia. Nel caso della vita psichica, la sperimentazione può essere condotta lungo due diverse linee di ricerca. La prima è la modifica del contenuto oggettivo attraverso il cambiamento dello stimolo oggettivo. L'altro metodo, di gran lunga il più efficiente e fruttuoso, è la modifica della funzione stessa da cui dipende il contenuto psichico. La memoria, ad esempio, può essere studiata sottoponendo il soggetto a una serie di impressioni uditive o visive a intervalli prestabiliti e poi osservando quante di queste serie il soggetto riesce a ricordare dopo un dato intervallo. Possiamo così determinare il ruolo svolto da fattori quali il tempo, il numero di impressioni, il numero di ripetizioni, eccetera. La funzione della memoria rimane la stessa e solo gli stimoli del contenuto psichico vengono modificati. Possiamo tuttavia studiare la memoria da un punto di vista completamente diverso, e cioè attraverso il disturbo della sua funzione. Il disturbo della sua funzione può essere studiato in stati artificiali prodotti da droghe o indotti dall'ipnosi, oppure indagando casi in cui la funzione è accidentalmente disturbata, come ad esempio si riscontra in diverse forme di amnesia e afasia. Il secondo metodo è di gran lunga il più importante ed è estremamente prezioso. Infatti, è solo attraverso perturbazioni nel funzionamento del pensiero che possiamo apprendere qualcosa sui fattori e sulla natura della vita mentale. Non possiamo apprendere la natura di un processo a meno che non lo disturbiamo artificialmente, o a meno che non cerchiamo di studiare casi in cui possiamo trovare il processo in diversi stadi o gradi di perturbazione. Qui manca un fattore, là un altro è esagerato, e così via.
Da tali casi è facile analizzare i fattori costitutivi e le loro interrelazioni. In meccanica, ad esempio, la legge di inerzia non sarebbe mai stata scoperta se non si fosse immaginato un caso del genere come l'assenza di qualsiasi attrito o la sua approssimativa eliminazione. Gli antichi, che guardavano ai fenomeni ordinari della vita comune, cioè alla normalità, ritenevano che i corpi fossero destinati a fermarsi. Gli antichi fisici, basandosi sulle loro osservazioni della normalità, credevano che i corpi in caduta attraversassero lo spazio in proporzione al loro peso. Ci volle un Galileo per scoprire l'errore e dimostrare che i corpi, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro peso, cadendo dall'alto o nel vuoto, cadono a terra contemporaneamente. Lo stesso vale per la chimica. Nessun osservatore dell'acqua, nello stato d'acqua normale, avrebbe rilevato la presenza di idrogeno e ossigeno. Solo in condizioni altamente artificiali o anomale è stato possibile scoprire i costituenti che compongono l'acqua. Se ci rivolgiamo alle scienze che si occupano di fenomeni più complessi, troviamo illustrata la stessa verità. Sappiamo quanto Darwin trovasse altamente istruttivo seguire da vicino, per molti anni, gli esperimenti sulle razze in selezione artificiale e di quale importanza capitale fossero le sue osservazioni di ogni forma di curiosità e mostruosità. Sappiamo tutti quanto preziose siano state l'osservazione e lo studio di ogni forma di anomalia o variazione rispetto al tipo o alla specie normale per la definitiva affermazione della teoria dell'evoluzione. Lo zoologo pre-darwiniano ignorava la variazione, considerandola semplicemente un'eccezione alla normalità, una mera anormalità, una manifestazione patologica di scarso valore per lo scienziato, che si occupa solo della scoperta di leggi generali, leggi della normalità. In realtà furono proprio queste variazioni trascurate, queste deviazioni dalla normalità, a rivelarsi il fondamento stesso della biologia, rivelando la natura e il meccanismo dell'evoluzione delle specie. La stessa verità la troviamo illustrata nelle indagini sulle funzioni delle diverse parti dell'organismo. Esperimenti sugli animali come la vivisezione, l'iniezione di sostanze tossiche, eccetera, esperimenti che in realtà implicano il mettere gli animali in stati patologici, così come l'indagine di casi patologici nell'uomo, hanno donato alla fisiologia i suoi tesori più preziosi. La conoscenza del normale nasce dalla conoscenza dell'anormale. In effetti, possiamo persino dire che il normale stesso trae origine dall'anormale. È nella variazione, nelle anomalie, che le specie normali traggono origine. A rigor di termini, il normale non è affatto un concetto scientifico, è di natura puramente provvisoria e ha validità solo da un punto di vista ristretto nelle fasi di transizione della scienza. Il normale è ciò che è comune, il normale è l'usuale, e non è l'usuale, ma l'insolito a rinnovare la scienza. L'insolito attira la nostra attenzione e ci rivela la funzione e il ruolo svolto dal particolare prodotto interessato nel composto totale. Considerando tutto ciò, credo che sbaglino coloro che insistono sul fatto che l'anormale possa essere conosciuto solo dal normale. Ora, ci rendiamo conto di quanto siano superficiali coloro che ci dicono impariamo poco dalla normale perché prima di tutto viene il normale. Ora ci rendiamo conto di quanto tale affermazione sia dannosa per la ricerca scientifica. In realtà, il progresso della scienza non procede dal normale alla normale, ma esattamente il contrario, dalla normale al normale. Il normale non è altro che un concetto temporaneo arbitrario, modificato e determinato dalla normale o dall'insolito. L'importanza suprema della ricerca patologica è particolarmente vera nel caso della psicologia, dove i fenomeni e le condizioni da cui dipendono sono così altamente complessi e intricati, ma appaiono, allo stesso tempo, così semplici e considerati ovvi nella vita di tutti i giorni. Come abbiamo sottolineato nell'indagine sulla vita mentale, possiamo modificare il contenuto psichico o oggettivo, oppure apportare modifiche alla funzione mentale stessa. Nello studio della vista, per esempio, possiamo apportare modifiche alle condizioni degli oggetti esterni, lasciando indisturbato l'occhio. Possiamo tenere l'oggetto a diverse distanze e studiarne l'aspetto, immergerlo in acqua e farlo rifrarre a diverse angolazioni. Possiamo guardarlo attraverso prismi diversi,
lenti colorate o contrastarne il colore quando appare in combinazione con altri colori, sia in successione che simultaneamente. Invece di apportare modifiche agli oggetti percepiti dall'occhio, possiamo studiare il meccanismo della vista indagando i disturbi della funzione visiva stessa sotto l'effetto di farmaci iniettati nell'occhio o in diverse patologie oculari. Quest'ultimo metodo è di gran lunga il più prezioso per svelare il vero meccanismo dell'apparato visivo. Allo stesso modo, nello studio della memoria possiamo seguire il metodo della scuola tedesca, come ad esempio quello di Ebbinghaus e altri, e indagare le leggi della memoria analizzando i cambiamenti che avvengono nei suoi contenuti. Oppure possiamo studiare il meccanismo della memoria studiandone i disturbi, in diverse forme di amnesia e malattie mentali. Poiché la psicologia si occupa principalmente delle leggi delle funzioni psicofisiologiche, si ammetterà che il metodo più importante e valido sia quello che ha come oggetto i cambiamenti che si verificano direttamente nel materiale in esame. Le indagini, tuttavia, sui cambiamenti o sui disturbi delle funzioni mentali stesse sono in realtà uno studio della normale, ricerche nel campo della patologia mentale. In psicologia, come in molte altre scienze, soprattutto quelle di ordine biologico, cui la psicologia appartiene naturalmente, il metodo patologico è di gran lunga il più importante. Possiamo ora comprendere il motivo per cui sarebbe opportuno che la psicologia seguisse da vicino non i metodi delle scienze fisiche, ma quelli delle scienze biologiche. Il materiale di cui si occupa la fisica è privo dell'elemento patologico, che può essere introdotto solo in senso figurato, diversamente dall'ordine dei fenomeni di cui si occupa la biologia. In biologia, variazioni, anomalie e elementi patologici spiccano in primo piano e non si può fare alcun passo senza tenerne conto. Lo psicologo, per avere successo e ottenere risultati più efficaci e preziosi, deve tenere ben presente che il processo psichico è una forma di vita in generale, i cui fenomeni sono naturalmente correlati al dominio della biologia e alla sua parte più elevata. I metodi di indagine psicologica devono seguire la linea non delle scienze fisiche, ma di quelle biologiche. Fine del capitolo 7. Capitolo 8. Le ipotesi spiritualistiche e materialistiche. Se esaminiamo più attentamente la scienza della psicologia, scopriamo che ha un carattere essenzialmente dinamico. La coscienza è l'oggetto della psicologia, ma la coscienza è dinamica, è prima di tutto attività, processo. Ora, tutte le scienze che si occupano di processi non possono fare a meno di formulare un'ipotesi di lavoro che unifichi i fatti trattati e che, soprattutto, sia una guida per ulteriori ricerche. La meccanica ha le sue ipotesi su masse, forze, energia, inerzia, conservazione della materia e dell'energia. La termotica, la sua energia molecolare, l'elettricità, le sue vibrazioni e correnti eteriche, la chimica, l'affinità degli atomi, la fisiologia dinamica e i suoi processi riflessi. Ma qual è l'ipotesi fondamentale della psicologia? Troviamo le seguenti ipotesi. Piccola pausa, vi metto l'immagine così la potete vedere anche voi. 1. L'ipotesi spiritualistica o dell'anima. 2. L'ipotesi materialistica. 3. L'ipotesi delle facoltà. 4. L'ipotesi della trasmissione. 5. L'ipotesi psicofisiologica, che si divide in A, metafisica, e B, positiva. Presentiamo qui una breve rassegna a partire dall'ipotesi spiritualistica. Fin dall'inizio devo mettere in guardia il lettore dal grave errore di confondere spiritualismo e spiritismo. Quest'ultimo è una dottrina religiosa della vita dopo la morte e dell'influenza degli spiriti naturali o resuscitati. Il primo, invece, cioè lo spiritualismo, è una teoria filosofica, inveterata, che cerca di spiegare i fenomeni della coscienza. Uomini come Loetze e Ladd sono ardenti sostenitori dello spiritualismo. Secondo questa ipotesi esiste una sostanza spirituale, un'anima, che agisce in tutti i processi della coscienza. L'anima è il principio immutabile che unifica tutti i fenomeni della coscienza. In altre parole,
Tutti i processi mentali non sono altro che manifestazioni dell'attività dell'anima. Il medico, formatosi alla scuola delle scienze fisiche concrete, potrebbe sorridere, se non addirittura sghignazzare alla menzione di anima. A suo avviso, infatti, tale ipotesi non è altro che un anacronismo. Può considerarla una teoria da tempo smentita dalla scienza e ora presente solo tra le classi inferiori e ignoranti, una teoria che uno scienziato intelligente dovrebbe vergognarsi di introdurre nel suo lavoro, anche solo per il gusto di discuterne e chiarire il suo argomento. L'anima, insomma, non sarebbe altro che superstizione. Chiamare una teoria superstizione non significa però confutarla. Il fatto significativo che il professor Ladd nel suo volume sulla psicologia fisiologica la difenda coraggiosamente, che Sigwart nella sua logica la sostenga, e anche che un grande pensatore come Lötze, lui stesso medico, la prenda sotto la sua protezione e la trovi perfettamente razionale e di fatto l'unica ipotesi sostenibile, sembra dimostrare che ci deve essere qualcosa nell'anima e se si tratta di superstizione è una con cui bisogna fare i conti e non liquidarla con disprezzo. Dobbiamo quindi esaminare le ragioni e i fatti che spingono alcuni pensatori e scienziati ad accettare l'anima come ipotesi di lavoro per i fenomeni della coscienza. Ci sono due considerazioni importanti che sono fortemente a favore dello spiritualismo. Abbiamo già sottolineato in una precedente discussione che i fenomeni mentali sono di natura diversa da quelli del mondo materiale. Un sentimento, un'idea, un'immagine, un pensiero non hanno lunghezza, né larghezza, né altezza, né peso. Nessun fenomeno psichico può essere espresso in termini di grandezza materiale. Quindi, concludono gli spiritualisti, la coscienza è di natura diversa dalla materia, è una sostanza diversa che chiamano anima. Un altro grande punto su cui si fonda lo spiritualismo è la sintesi mentale. Noi scopriamo che nella coscienza sensazioni, idee, pensieri e sentimenti non sono giustapposti come le particelle di un corpo materiale, ma sono in unità sintetiche. La sedia vista laggiù è composta da numerose impressioni, sensazioni e idee, ma tutte queste non appaiono nella coscienza nella loro mera separatezza, bensì sono sintetizzate in un'unica percezione, quella della sedia. Le varie esperienze che giungono alla mente, nonostante tutta la loro molteplicità, sono comunque messe in relazione e unificate, sintetizzate nell'unità della coscienza. Sono tutte riferite alla stessa personalità. Ora, ragionano gli spiritualisti, molti fenomeni diversi rimarranno in tutta la loro molteplicità e non daranno origine a un'unità, a meno che non vi sia un mezzo attraverso il quale siano unificati. Se si deve formare una risultante, deve esserci qualcosa su cui le forze incidono e così formare la risultante. Se quindi non assumiamo l'ipotesi di una sostanza spirituale, la sintesi mentale è incomprensibile, se non impossibile. Dobbiamo però ora sottolineare la debolezza dell'ipotesi dell'anima. L'argomentazione dello spiritualismo, secondo cui, poiché i fatti mentali differiscono per natura dai fatti materiali, si debba presumere l'esistenza di una sostanza spirituale, è certamente fallace. I fenomeni possono differire fondamentalmente e tuttavia non abbiamo diritto di concludere che richiedano due sostanze diverse. Il tempo è diverso dallo spazio, ma sono due sostanze diverse. La coscienza può differire ampiamente dalla materia e tuttavia non richiedere una sostanza semplice per la sua esistenza e attività. L'unico argomento solido che rimane a favore dell'ipotesi dell'anima è quello della sintesi mentale. Proprio la considerazione su cui lo spiritualista pone così tanta enfasi, tuttavia, costituisce la sua migliore confutazione. Che i fenomeni della coscienza differiscano radicalmente da quelli materiali è un'affermazione fondamentale per lo psicologo in generale e per lo spiritualista in particolare, ma questo è ben lungi dal supportare lo spiritualismo. Al contrario, ne abbatte l'ultima roccaforte. Infatti, se i fatti mentali differiscono per natura dai fatti fisici materiali, è un ragionamento inadeguato sollevare difficoltà relative a una religione e trasferirle in un'altra completamente diversa. Sarebbe insensato sollevare difficoltà estetiche in chimica o meccanica, ma non è meglio ragionare che, poiché è necessario un mezzo affinché oggetti fisici, movimenti e forze
combinino i loro effetti in un'unica risultante, di conseguenza un mezzo, una sostanza, un'anima, sia necessario anche per la sintesi di un ordine di fenomeni completamente diverso, cioè quello della coscienza. I due ordini differiscono per natura e ciò che si ritiene necessario in uno non si dimostra per questo indispensabile anche per l'altro. Bisogna prima dimostrare che le condizioni di unificazione sono le stesse in entrambi, prima che l'argomento della sintesi mentale possa essere accettato come valido. Gli stati di coscienza possono essere sintetizzati senza alcun medium, senza alcun tertium quid, senza alcuna anima. Con la sua ipotesi dell'anima, lo spiritualista mina di fatto la propria posizione. Infatti, se si ammette che le condizioni di unificazione siano le stesse nell'attività mentale e in quella fisica, che in entrambe, insomma, sia necessario un medium per ottenere un'unità, una risultante, allora l'intera struttura dell'anima crolla. I fenomeni materiali e mentali non possono appartenere a due sostanze radicalmente diverse se le condizioni della loro attività sono esattamente della stessa natura. Sarebbe stato perfettamente logico affermare e sottolineare la differenza tra coscienza e mondo fisico e tralasciare completamente il medium, cioè l'anima. La difficoltà maggiore, tuttavia, che lo spiritualista incontra è l'interazione delle due sostanze. Se materia e anima sono di natura diversa, come possono interagire? Come possono entrare in relazione? Le ore, in quanto diverse dal libro o miglia, non hanno nulla in comune, in quanto tali non interagiscono. Un'ora non può modificare una libra, né le libre possono cambiare le ore, e se questo vale per i fenomeni del mondo esterno, dove la differenza dopo tutto non è poi così grande, deve ricadere con particolare forza sullo spiritualista, dove anima e corpo invece sono totalmente diversi, sotto ogni aspetto. L'unico modo per uscire dalla difficoltà, se si è coerenti e non si ha paura di assumersi le conseguenze, è introdurre il miracoloso e affermare che l'interazione è dovuta all'intervento della divinità. Questa visione fu in effetti adottata dai seguaci di Cartesio. Lo spiritualista, tuttavia, con una formazione filosofica e scientifica, preferirà essere incoerente e sostenere la sua opinione con ogni sorta di sostegno, piuttosto che accettare una tale conclusione, perché sa che in pratica significa una sconfitta, significa che l'ipotesi non funziona e che l'anima deve rifugiarsi sotto l'ala della divinità, il rifugio dell'ignoranza. Da un punto di vista puramente scientifico dobbiamo respingere quest'ipotesi dell'anima. Il primo requisito di un'ipotesi scientifica è che la sua causa ipotetica sia di natura tale da essere verificabile mediante esperimenti e osservazioni. Ora, nel caso dell'anima, questa condizione non è soddisfatta. L'anima è qualcosa che si trova al di fuori dell'ambito dell'esperienza e non potrebbe essere ricondotta ai limiti dell'empirismo, la base della scienza. Lo spiritualista, infatti, non ha nemmeno una nozione positiva della sua anima, oppure la formula in termini del tutto negativi, affermando che non è mutevole, che non è materiale. Oppure, se messo alle strette, ripiega sui fenomeni della coscienza, gli stessi fenomeni che l'anima è chiamata a spiegare. Inoltre, un'ipotesi scientifica è giustificata e ritenuta utile se si dimostra che rende i fatti più facilmente comprensibili. Questo non può essere dimostrato nel caso dell'anima. Come ipotesi l'anima è inutile e scientificamente ingiustificabile. L'accettazione dello spirito, dell'anima, non ci rende minimamente più facile comprendere il modus operandi degli stati di coscienza. L'anima è un essere immutabile, indefinito, indescrivibile, incomprensibile, e l'insormontabile difficoltà di come essa dia origine all'attività cosciente richiede un'altra ipotesi. Se i fenomeni mentali presentano difficoltà, lo spiritualismo le raddoppia. L'anima infatti è il doppio, il fantasma della coscienza. L'anima è un'entità superflua, non verificabile, non è una vera causa in natura, non spiega e, senza rimuovere le difficoltà, ne introduce altre come ulteriori oneri. Prima di respingere l'ipotesi dell'anima, possiamo sottolineare che essa deve essere respinta per motivi ben diversi. È fondamentalmente non scientifica, è metafisica, si addentra nella natura ultima delle cose, un'indagine che non rientra nell'ambito della scienza.
L'ipotesi dell'anima presuppone l'esistenza di un'entità immutabile e permanente dietro il velo dei fenomeni mentali, un'entità che nel flusso e nel cambiamento dei fenomeni rimane la stessa ed è la vera realtà, la natura ultima dei fatti della coscienza. Questo appartiene alla parte ontologica della metafisica, ma non dovrebbe essere introdotto nella scienza. Il lettore capirà ora perché l'intera complicata discussione sull'anima viene qui affrontata. È per sottolineare il fatto che la psicologia non ha a che fare con sostanze, numeri, entità e quiddità, che la psicologia non ha a che fare con la natura interiore della coscienza. La psicologia, come tutte le altre scienze, descrive, classifica e indaga attraverso l'osservazione e la sperimentazione i fatti della coscienza e le loro relazioni e si sforza di esprimere queste relazioni in formule o leggi generali. Tutti i tentativi di fare della psicologia più di questo non possono che portare a una cattiva metafisica. L'ipotesi materialistica è una metafisica persino peggiore. È un'ipotesi che, nonostante la sua evidente assurdità, non è meno apprezzata da alcuni rappresentanti della professione medica. Materia e forza, come afferma Büchner, danno origine e producono la coscienza, o, come esprimono Cabanis e Moleschott, il cervello produce il pensiero come il fegato secerne la bile. Anche questa ipotesi è antiscientifica e metafisica, perché tenta di penetrare nella natura interiore della coscienza e pretende di risolverla in materia. È cattiva metafisica perché accetta la sua materia sulla fiducia, senza riflessioni critiche. Inoltre è una metafisica più rozza e peggiore dell'ipotesi dell'anima, perché manca persino del riconoscimento della più elementare proposizione psicologica, ovvero la conoscenza della differenza fondamentale tra fenomeni mentali e materiali. Passando ora all'ipotesi facoltà, scopriamo che non è altro che spiritualismo in una forma leggermente diversa. L'ipotesi facoltà suddivide la mente in molte parti diverse, chiamate facoltà. Una è per leggere, un'altra per parlare, un'altra per ricordare, un'altra per volere e così via. A volte sono limitate a poche, a volte si moltiplicano all'infinito. L'ipotesi facoltà è una versione a buon mercato dello spiritualismo, è spiritualismo moltiplicato per 1000. Invece di un'anima ce ne sono molte. Lo spiritualismo ha una sola difficoltà ed è l'anima, che, come una divinità onnipotente, presiede in qualche modo misterioso alle attività mentali e organiche. L'ipotesi facoltà ne possiede un numero infinito, in quanto moltiplica la divinità in un numero infinito di dei e spiriti che si prendono cura di diversi dipartimenti psichici e psicomotori. Si può comprendere la ragione dell'ipotesi delle facoltà. Essa ha avuto origine da persone che di solito sono inclini ad accettare acriticamente le parole per indicare la realtà. Così volontà e memoria, parole che sono solo termini collettivi per molti stati d'animo diversi, nomi forniti dal linguaggio del senso comune irriflessivo, vengono ingenuamente interpretate come indicanti entità sostanziali o piccoli spiriti esistenti da qualche parte nel cervello. Capitolo 9. L'ipotesi della trasmissione. L'ipotesi della trasmissione avanzata da James è una modifica dell'ipotesi dell'anima. L'ipotesi della trasmissione postula l'esistenza di un mondo fisico e di un universo di coscienza indipendente. La coscienza, tuttavia, non può manifestarsi in questo mondo sublunare senza il verificarsi di definiti cambiamenti fisici. Quel livello di cambiamenti fisici che rende possibili le manifestazioni della coscienza è definito soglia fisica. La soglia può essere immaginata come una sorta di paratoia che regoli il volume e l'intensità della corrente trasmessa. L'innalzamento della soglia diminuisce il flusso psichico, mentre l'abbassamento della soglia consente a un volume maggiore di coscienza di riversarsi nel nostro mondo fisico. L'ipotesi della trasmissione presenta alcuni vantaggi rispetto alle precedenti da noi discusse. Pur postulando l'indipendenza della coscienza, essa è anche in accordo con la proposizione scientifica ormai generalmente accettata, cioè che la vita mentale sia in qualche modo connessa, ossia una funzione dell'attività cerebrale, specificando solo che questa funzione è di trasmissione.
Essa sostiene di essere in linea con il concetto di soglia della psicofisica elaborato da Fechner e ulteriormente approfondito dal movimento della nuova psicologia. Inoltre è sufficientemente completa da comprendere tutti i fatti e le speculazioni emersi dalle recenti ricerche nel campo della patologia mentale. L'ipotesi della trasmissione, tuttavia, presenta anche svantaggi di natura così grave da far esitare ad accettarla. L'ipotesi della trasmissione per sua stessa natura è inverificabile. Infatti, se per ipotesi la coscienza si manifesta in questo mondo sublunare, l'unico che conosciamo solo in condizioni fisiche, come potremo arrivare a conoscere e verificare un mondo postulato di pura coscienza? Essendo al di fuori del dominio del nostro mondo psicofisico, l'universo della coscienza disincarnata non può, per ipotesi, fornirci i mezzi per la sua verifica. In questo mondo sublunare possiamo conoscere l'esistenza della coscienza attraverso le sue espressioni fisiche, attraverso il suo essere incarnata. Come potremo allora raggiungere un universo di coscienza disincarnata? Ma un'ipotesi che per sua stessa natura non sia verificabile non può essere accettata. L'ipotesi della trasmissione è tanto più inaccettabile in quanto i termini in cui è espressa sono contraddittori e l'analogia su cui si basa è essenzialmente illegittima. Si suppone che la coscienza sia di natura diversa dal mondo fisico ed esista indipendentemente e che solo la soglia psicofisica regoli il volume del flusso di coscienza da riversare nel mondo materiale. La soglia, quindi, di natura fisica, limita la coscienza, ma come possono le due essere limitate l'una dall'altra quando sono di natura totalmente diversa? Ipotizzando due universi diversi, affermiamo che i due non possono limitarsi a vicenda, ma riesaminando il concetto di soglia, affermiamo contraddittoriamente che i due invece possono limitarsi a vicenda, e anzi che lo fanno. L'analogia stessa su cui si basa il concetto di funzione di trasmissione è illegittima se applicata alla coscienza nella sua relazione con il mondo fisico. Il concetto di funzione di trasmissione può essere applicato solo al caso in cui il trasmettitore e la cosa trasmessa siano di natura omogenea, ma non quando i termini siano essenzialmente eterogenei. Un flusso di liquido può essere trasmesso attraverso un tubo, un raggio di luce attraverso una vetrata o un raggio Röntgen attraverso un tessuto cellulare morbido o più o meno rarefatto. Sia il trasmettitore che il materiale trasmesso sono di natura fisica, ma come può un'idea o un sentimento come la nostra idea di eternità o di infinito o il senso estetico o morale essere trasmesso attraverso un tubo? Come possiamo allora applicare il concetto di funzione di trasmissione alla coscienza e al mondo fisico, laddove i due sono di natura totalmente diversa? L'analogia è figurativa e scientificamente illegittima. L'ipotesi della trasmissione pecca ulteriormente perché trascende i fondamenti legittimi della psicologia. Presuppone un mondo di coscienza indipendente che non può essere ricondotto all'esperienza. Ora, anche ammettendo che un tale mondo esista, rimane comunque al di fuori dell'oggetto della psicologia. Infatti la psicologia, come abbiamo sottolineato, si occupa di fatti di coscienza, di esperienze e delle loro relazioni. Se si obietta che ogni ipotesi è extraesperienziale, si può far notare che un'ipotesi deve essere formulata in termini che possano essere ricondotti all'esperienza. Deve utilizzare una vera causa, un agente osservabile in natura. Ma come abbiamo già dimostrato, l'ipotesi della trasmissione manca di questo requisito essenziale. Il suo agente, la coscienza disincarnata, non è una vera causa, né può essere ricondotto all'esperienza. Una buona ipotesi deve essere formulata con l'obiettivo di diventare un fatto possibile, ma questa ipotesi di trasmissione per sua stessa natura nega questa possibilità, poiché il suo agente, la coscienza disincarnata, si trova in una regione che si trova al di fuori del nostro mondo di esperienza. Proprio per quest'ultima ragione, vale a dire per il fatto di speculare su cose extraterrestri, l'ipotesi può anche essere accusata di commettere trasgressioni metafisiche. Tale ipotesi è tanto più metafisica quanto più i fenomeni in esame vengono trattati come se fossero entità. Inoltre, l'ipotesi solo apparentemente aderisce alla legge empirica secondo cui la coscienza è una funzione del cervello. Infatti, se la coscienza risiede in un mondo separato,
tutti i fenomeni psichici esistono dall'eternità, già pronti. I fenomeni della coscienza non hanno in realtà a che fare col cervello, in quanto esisterebbero dall'eternità in una regione esterna e totalmente indipendente dal cervello. Pertanto, l'ipotesi, per la sua stessa natura, anche se considerata da un punto di vista puramente logico, mina la proposizione che si proponeva di spiegare e in quanto tale difficilmente può essere considerata valida. Infine, si potrebbe sostenere che l'invocazione di un mondo extraterrestre sia di scarso aiuto, poiché non mostra il modus operandi dell'interdipendenza dei fenomeni mentali e fisici, in quanto l'innalzamento o l'abbassamento di una soglia fisica non spiega né mostra minimamente come un flusso di coscienza possa variare in volume e intensità. Senza spiegare l'affermazione secondo cui i processi mentali variano come processi fisici, l'ipotesi della trasmissione presuppone solo un mondo aggiuntivo di coscienza disincarnata e quindi moltiplica gratuitamente le entità. Di seguito inseriamo le immagini che rappresentano l'indice completo di quest'opera tradotta in italiano. Faremo dei video successivi dedicati a quest'opera e la completeremo. Tuttavia non è probabile che l'accesso ai futuri video su quest'opera avranno la stessa accessibilità di questa, in senso di gratuità. Il motivo è abbastanza semplice: noi investiamo delle risorse per produrre questi video, così che questa produzione di video è a tutti gli effetti un lavoro. È un lavoro dove non ci sono guadagni, è un lavoro in perdita che non conviene fare. Anche perché spesso se è in perdita significa che non interessa alle persone a cui si offre, oppure non interessa abbastanza da ricevere un guadagno. Quindi stiamo meditando di creare degli abbonamenti su più livelli, dove a ciascun livello corrisponde un tipo di accessibilità. A scanso di equivoci, non influirà sui video che sono già stati fatti, quelli rimarranno pubblici e gratuiti nella loro interezza. Fino ad allora la decisione, vi mandiamo un caro saluto e auguri di felicità e salute a tutti.